ricordo se vi avevo già fatto vedere questi fiori, non ricordo, ve li faccio rivedere, al massimo ve li ricordate. Guardate che belli che sono diventati. Semplicemente come? Stando all'ombra, alla luce, bagnando tanto. E questo è il trucco dei gerani. Il trucco dei gerani è proprio quello. Devono stare alla luce, non al sole diretto perché si bruciano. Il geranio non è una pianta da stare a cuocersi sotto il sole e ovviamente tanta acqua e diventano così. Quindi il trucco è semplice, acqua e luce e non sole diretto. Quindi top. Guarda che brutto tempo. Guarda. Adesso viene a piovere, dicono, eh. Sarà sicuro sicuro un bel temporale. Così salta la luce, salta la corrente, salta tutto, perché ormai qua conosciamo i problemi temporaleschi. Guarda che schifo. Ma poi l'umidità è micidiale, Vabbè, vediamo. E qui veramente tra un po' viene di tutto. Se sta iniziando a piovere, guarda il buone lampi là. A parte sti motorini del cavolo. Madonna santa. Madonna santa. Guarda che tempo. Guarda. Ok. Cosa fai con la mascherina? Tra l'altro FP3. Perché devo dare il diserbante per le erbacce. Adesso vi faccio vedere. Qua. Tutte ste erbacce qui. Adesso qua ce n'è 2 o 3. Ma tipo queste qua così. Ecco. Non fai attenzione. E non le porti via. E siccome ce n'è tantissimi, tra l'altro ieri ha pure piovuto, quindi figurati, ne usciranno fuori una quantità industriale. Allora, se non fai attenzione e non li diserbi, ti ritrovi la casa invasa. E al punto che arrivano fino quasi a moventi dentro. Quindi bisogna passare tutto il diserbante. Quindi faccio un esempio. Tutte queste qui, così, tutte queste qua, quelle verdi, se non le diserbi, ti ritrovi invaso. Guarda, vedi? Pieno. Adesso qua nel video non si vede tanto, ma se fate attenzione a quelle verdi, ce n'è una miriade. E di che l'ho già dato una settimana fa, ma mica è bastato, Mica è bastato. È terribile, Terribile. Allora, mi sono dimenticato di farvi vedere, ma ve lo faccio vedere adesso. Allora, cosa ho fatto? Sempre allora. Cosa ho fatto? Vedete questo? Questo qui è solo, voi lo vedete gigante, ma in realtà non è così grosso. Questo qui è una scatolina di legno che io avevo comprato anni fa, per coprire quello, ma non è quello, è un altro, ok? Che sarebbe quello dei termosifoni, che regola i termosifoni. Allora, io avevo comprato questa scatolina anni fa e non l'avevo mai montata. Finalmente mi sono deciso perché dovevo praticamente prima togliere il fondo, perché questa era una scatolina con degli scomparti, vedete qua? C'è degli scomparti alle righe, perché qua praticamente c'erano 4 scomparti, 1, 2, 3, 4. E dovevo togliere il fondo e poi per poterla poi attaccare al muro davanti al termostato, ecco.
Finalmente, dopo credo 2 anni, l'ho fatto, sono riuscito a farlo. Gli ho messo il gancetto per il chiodo da attaccare al muro. Poi, siccome che qua era il vetro è trasparente, si vedeva comunque dietro, no? Allora adesso cosa ho fatto? Ho tagliato questo tessuto che avevo in avanzo e credo di averlo incollato pure storto. Ma vabbè, adesso lo devo staccare e reincollare. Ma l'ho messo al di sotto. Vabbè. Vabbè, allora adesso lo stacco, lo riattacco. Comunque, così non si vede cosa c'è dietro, no? Allora, stacchiamo, rincolliamo. Stacchiamo, rincolliamo, senza che speriamo che non si distrugge tutto. Aspetta, che qua con una mano sola rimane un po'. Si è incollato tutto. Vabbè, aspetta che lo faccio. Aspetta, Ok, adesso l'ho scollato. Ho dovuto usare la testa calda della colla a caldo perché sennò non si scollava. Adesso lo rincollo molto semplicemente riappiccicando in questo modo. Praticamente sfrutto già la colla che c'era prima, così non devo rimetterne altra. Adesso lo faccio su tutti e 4 i lati e poi vi faccio vedere come viene fuori. Ok, è bastato praticamente risciogliere con la punta la colla. Adesso non lo faccio se non si stacca, ma c'era la colla prima, io l'ho risciolta con la punta calda e poi l'ho praticamente reincollato, no? Quindi adesso dovrebbe essere dritto. Sì, adesso è dritto. Ok, non so perché avevo. Cioè, vabbè, comunque. Era storto, adesso è dritto, però non capisco perché non si chiude più bene. Perché non si chiude più bene? Domanda da 100 milioni di dollari. Perché c'è la colla lì che fa spessore. C'è la colla lì che fa spessore. Adesso la devo appiattire. Perché sennò poi sta sollevato e non mi piace. Ok, adesso va molto meglio, poi con il tempo si schiaccerà un po' la volta, insomma, vabbè, vedremo. Oppure gli metto una calamita, qualcosa dietro con una calamita che rimane attaccato, insomma. Vediamo che succede, perché poi è tutto molto relativo. Vedi che anche qua, anche questo è attaccato con la caldo, non è che è attaccato con chissà cosa. Di che non è che ho scoperto l'acqua calda. Aggiustiamo. No. Vabbè. Vabbè, lo metto qua, va. Vabbè, lo metto qua, va. Era destino che non stava attaccato. Adesso lo attacco davanti, va. Lo sistemo meglio, lo attacco davanti, va. Ok, lavoro finito. Adesso chiudo perché, cioè, veramente ci sono 40.000 gradi Fahrenheit qua dentro. Se muore de cardu. Se muore de cardu. Boh, così l'ho fatto. Ah, non avevo fatto vedere le mie. O forse sì, non mi ricordo. Comunque, questi qua sono quelli che avevo comprato. Ho comprato questo. Ho preso questo. Poi avevo preso questo. Poi avevo comprato quella lampadina lì alogena 8 watt che costano un accidente dai cinesi, tipo 4 euro. Quello lì è la lampada, forse questa ve l'avevo fatta vedere, non mi ricordo, comunque, con il sensore di movimento, quella scatolina bianca e il sensore di movimento. Adesso è spenta perché sono qui, ma c'è la luce del lampadario accesa, quindi quella si spegne perché quella si accende solo quando è buio. Quindi adesso che c'è il lampadario acceso, quella non si accende. Poi questo.
I'm fine, sto bene, anche se la cucina prende fuoco. Questi ce li avevo già, questi ce li avevo già. E poi braccio di ferro. Che tra l'altro adesso io stavo guardando che qui praticamente c'è un vuoto, no? Qui c'è un vuoto qua. Quindi quasi quasi ne prendo un altro da mettere qui e un altro da mettere lì, da riempire questo vuoto che sembra proprio una parete smunta. Mm? I tre cicale arrivano da Nizza. Ok, la collezione di film ve l'ho fatta già vedere, quindi siamo già a posto, eh? Per stasera basta. Adesso chiudo, me ne vado al fresco e ci vediamo poi domani. A domani. Buongiorno. Allora, come al solito, non si respira, non fa caldissimo, ma non si respira per niente, c'è un'aria pazzesca. E manca l'aria. Sto andando un attimo dal tabaccaio, come al solito, per le solite sigarette. No. Un giorno o l'altro poi deciderò di smettere di fumare, magari sarà buono per tutti. Dopodiché devo andare anche a comprare un francobollo, ok? Un francobollo che devo spedire una lettera. E va bene. Fatica, fatica. Fatica, fatica. Fatica, fatica. Vabbè, andiamo dal tabaccaio, eh. E anche oggi, altro giro, altra corsa, tutto così, 45 gradi al sole, il 70% di umidità, mi sono lavato tutte le altre ante, ok? Quindi praticamente ho fatto un mazzo così perché ci ho messo tipo un'ora per lavarne 5. L'altro giorno le avevo fatte fuori, da fuori, dietro. Poi ero stanco, non c'avevo più voglia, oggi le ho fatte dentro in pratica. Ok, quindi poi ovviamente ha schizzato sui vetri, ma tanto anche quelli erano sporchi. E, e quindi cioè, intendiamoci, una volta all'anno va fatto, non è che adesso poi non è che sono stato a guardare la virgola perché ce n'è una miriade di più i vetri, insomma. I vetri, vabbè, ovviamente si sono un po' schizzati d'acqua, ma quelli li ho un po' asciugati, vabbè, ma quelli, vabbè, si rifanno con calma, quelli non è un problema, sono le ante che almeno una volta all'anno devono essere fatte, se no si riducono uno schifo, poi si infiltra il nero dentro la fessurina e poi quel nero lì toglierlo diventa un casino, capito? E quindi bisogna farlo. Quindi a un certo punto buon lavoro. Allora ci rendiamo conto, allora, la dico sempre allora ci rendiamo conto che prima quando pulivo le finestre a mezzogiorno ci saranno stati 35 gradi, una roba del genere, un caldo che sembrava di essere in mezzo all'Africa, e adesso che sono tipo le 4:30, cioè, intanto voglio dire, si è messa a piovere. Intanto si è messa a piovere, intanto. Questa è la mia opera d'arte, Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Poi, se mi ricordo. Poi, cioè, guardate il tempo. Ma io dico, cioè, ma è così. Cioè, si è messo praticamente a piovere. Ma poi è aumentata l'umidità, ma è una cosa micidiale. Peggio di prima. Vicino di casa si è messo a bruciare le sterpaglie, ok? Quello è un faretto,
e si è messo a bruciare le starpaglie, almeno così diciamo, visto che piove. E, e comunque meno male che ci sono i condizionatori perché c'è un'umidità. C'è la nebbia come solito. La nebbia come solito. Ma non voglio far vedere troppo che fumo perché poi non vorrei che poi YouTube pensa male. È vero YouTube che poi pensi male? Mm? Mm. Anzi, tra le varie cose, vi ricordate che l'altro giorno vi avevo detto, c'è il fumo della sigaretta, vi avevo detto che poi ci sono i guardoni. Allora, vabbè, questa non è una novità, è una cosa che c'è da anni, che gira, però ogni tanto bisogna anche ricordarsela, giusto? Aspetta che sono squadrato. Bisogna anche ricordarsela. Adesso poi vi metto un post, tra un passaggio e l'altro, di un sito internet di Brocardi, mi pare che sia, mi pare. Beh, voi leggetevelo e poi capite tante cose della serie che siamo controllati a vista, capito? E, è vero che sui social network, cioè non è che tutti fanno vedere, cioè uno fa vedere quello che vuole. E, è anche vero che qui io non è che faccio vedere tutto quello che faccio perché c'è già anche una vita privata, voglio dire, no? Però a un certo punto questi ti controllano pure nelle mutande, capito? Questi ti controllano pure nelle mutande. Mm. E comunque, vabbè, adesso non voglio dilungarmi troppo, no, perché poi sai, YouTube ascolta, vede e ascolta tutto. E comunque vi lascio il post, ve lo leggete, così vi fate un'idea. Buongiorno. Allora, adesso dovrei prendere il vizio che quando dico buongiorno è un giorno successivo e un giorno dopo all'ultima registrazione del video, no? Quindi buongiorno vuol dire che sono il giorno dopo. Certo che se però poi io tra 5 minuti vi dico buongiorno, diciamo come questo è un altro buongiorno, invece magari è il pomeriggio. Quindi devo entrare un po' nell'ottica di dire buongiorno solo quando inizio il primo video della giornata. Così, vabbè, non mi usclero, vabbè, facciamo finta di niente. Oggi ho cambiato la tovaglia perché prima c'era questa, non so se ve la ricordate. Prima c'era questa, è molto bella, tessuta, l'aveva comprato mia madre. E aspetta che stacco Google. Ok Google, stop. Adesso ci sarà qualcuno che gli si trova Google spento. Comunque questa qua è una tovaglia, l'aveva comprata mia madre. Non mi ricordo se... non mi ricordo dove. Comunque una bella tovaglia molto spessa, vedete? Molto spessa, Credo sia acrilico, credo, non lo so. Credo di sì. Comunque, come che è una tovaglia invernale però, un po' pesante d'estate, no? Ma mi piace cambiare. Allora ho messo questa qua, che è un po' più estiva. Aspetta che la prendo da lontano così si vede meglio. Anche questa era di mia madre. Ecco, un po' più estiva. Che dici? Con il suo bel telino di plastica sopra, così non si macchia. Mm? E credo che... Sai quante volte l'ho già cambiato sto telo di plastica? Tante. Perché poi alla fine, non so, per qualche strano motivo, vedi come qua. Vedi come qua. Dov'è? Qui, eccolo, vedi che c'è. Qui, beh, adesso lo alzo, ma qui, in questa zona qui, vedi che c'è un buco. Dov'è? Eccolo lì. Vedi quel punto lì? Il punto lì. Dopo un po' si bucano. Ma vedi? Eccolo lì. Dopo un po' si bucano. E poi passa il liquido sotto, quindi a un certo punto se rovesci del sugo se ne finisce di sotto ma che la tovaglia. Però, vabbè. Vabbè. Ah, e sti cosi guarda, vedi che fanno la ruggine. Di che mi ha macchiato la plastica?
ok? Ma se io l'avessi messo sulla tovaglia, sta a fare, mi macchiava la tovaglia di ruggine, capito? Perché questo non è metallo, acciaio, questo qua è ferraccio qualunque, questo è proprio ferraccio. È proprio ferraccio questo. Mm? Vabbè, comunque, sta la tovaglia nuova, un po' più estiva, insomma, un po' più colorata. Boh, vado a fare altro. Anche oggi non si respira. Mamma mia, è mezzogiorno, ma c'è un'afa che veramente si muore, ok? Si muore. Manca l'aria. Che barba. Chiudi e non puoi neanche accendere i condizionatori perché non c'è neanche il fotovoltaico, è nuvoloso, il fotovoltaico non produce energia. Quindi dobbiamo stare. Senti il fiatone, dobbiamo stare in mezzo all'umido, con le porte chiuse se non entra l'umidità e, e non possiamo neanche accendere i condizionatori. Ma si può. Adesso ho passato un po' di diserbante fuori, ma ho detto vabbè, faccio solo quello, tanto alla fine cosa vuoi? Ah, vedi? Guarda come divina. Vedi così. Aspetta che tolgo. Vedi? Quello dell'altro giorno. Dietro c'è il colo che segna la bellezza di 27 gradi. E rimane così, no? Così è carino. Vediamo quanti gradi ci sono. Allora, 68% di umidità con 22 più 5 fa 27. E infatti, 68% di umidità. L'altro giorno c'era una 50. Cioè, 50, 60, 70, cioè 20% in più. Per quello che manca l'aria. Accidenti. Io dico, questi personaggi che comandano il tempo, no? Dici, non è vero, non ci sono gli esperimenti sul clima. No, no, ci sono e come. Diciamo che hanno già iniziato a rompere le balls, eh? Tutti questi esperimenti. Avete rotto le balle, eh? Perché c'è questa umidità qui, veramente sembra di essere, non lo so io, in mezzo a una palude. Bah, poi non c'è neanche il sole, cioè io non so che cosa ci guadagnano a fare questi esperimenti, non lo so, perché di più di tanto non me ne frega niente, però hanno rotto il cazzo, ecco.